Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla programmazione del logo 8 della Siemens. In particolare vedremo un semplice esempio di blocchi a ritenzione. Vedremo cosa sono i blocchi a ritenzione, quali blocchi a ritenzione possiamo utilizzare sul logo 8, cos'è una ritenzione, perché è importante utilizzarla. Ma andiamo a vedere avanti. Iniziamo con la ritenzione. Cos'è la ritenzione? Ritenzione, il termine stesso, ci fa capire qualche cosa che mantiene, che ritiene. Si riferisce quindi alla capacità di memorizzare che cosa? Lo stato di alcune funzioni speciali, alcune funzioni dette FS. Possono essere interruttori, contatori. E cosa serve questa memorizzazione? Fa in modo che dopo un'interruzione di corrente, quindi il PLC passa dallo stato run allo stato stop, significa che al ripristino dell'alimentazione il sistema riprende dal punto in cui era stato interrotto, mantenendo i dati memorizzati che sono stati memorizzati nella memoria, se ovviamente il blocco è stato attivato a ritenzione. Per attivare la ritenzione è necessario impostare questa funzione su On nelle impostazioni del software Logo Soft Comfort. L'impostazione predefinita è Off, eccola qua. Se vogliamo invece che quel blocco sia a ritenzione, bisogna mettere il check sulla casellina. Così, per concludere in sintesi, la ritenzione è una funzione utile per mantenere lo stato di alcune funzioni del logo in caso di interruzione di corrente. Permetteranno quindi al sistema di riprendere il funzionamento dal punto in cui era stato interrotto. Come dicevo prima, non tutti i blocchi del logo 8 hanno questa funzione di ritenzione. Qui ho fatto una pagina in cui possiamo vedere quali sono 5, 10, 15, sono 18 i blocchi. Non tutti i blocchi hanno questa funzione, solo il contatore di ore d'esercizio è a ritenzione. Questi qua sono quelli che invece possiamo abilitare la ritenzione o meno. Sono dei contatori, dei temporizzatori e molti blocchi, come ad esempio anche un interruttore di luce scala, un generatore di impulsi asincrono, un contatore, beh, l'abbiamo detto, un regolatore PI e poi vari temporizzatori. Esempi. Perché è utile la ritenzione? Sono degli esempi pratici che poi vedremo attraverso il nostro logo Soft Comfort con delle prove. Un timer a ritenzione attivata, in caso di caduta della tensione della rete elettrica, mantiene, come abbiamo detto, in memoria i valori attuali del timer e al ritorno della tensione il funzionamento del blocco riprende esattamente dal punto in cui era stato interrotto e continua a funzionare ovviamente fino al termine del tempo restante. I timer non vengono resettati e non devono ripartire da zero come succederebbe se invece il timer fosse non a ritenzione. La stessa cosa vale per il contatore, come possiamo vedere sulla parte destra della nostra immagine. Il contatore ovviamente conta, registra un numero di cicli di un processo senza memoria di ritenzione, il contatore ripartirebbe da zero ad ogni riavvio. Con la memoria ritentiva, invece, il contatore, come per il timer, manterrà il suo valore precedente e continuerà a contare da lì in poi fino a quando non termineranno il numero dei conteggi. Nel nostro caso sarebbe 20. Bene, abbiamo visto queste cose, adesso possiamo passare direttamente al logo Soft Comfort per vedere come realizzare alcuni di questi esempi in maniera pratica. Bene, eccoci nel nostro logo Soft Comfort, cominciamo a prendere qualche timer. Ad esempio possiamo iniziare con timer ritardo all'attivazione con memoria, dove sei? Eccolo qui. Metto anche un po' di zoom per vederlo meglio. Mi serve un trigger, quindi un segnale di trig, non ingresso, un segnale di reset per riportare a zero il timer alla fine della sua operazione e ovviamente un'uscita per visualizzare il risultato. Vado a parametrizzare, mettiamo i secondi, accensione ritardata,
Come sapete posso metterlo in ore e minuti, in minuti in secondi e millesimi di secondi. Lasciamo così. Volevo fare 10 ore e 30 minuti, ma penso che non abbiate la pazienza di aspettare. Accensione ritardata, mettiamo 10 secondi, ok? Lo lascio non a ritenzione, ok. Andiamo in simulazione. Vediamo cosa succede. Lascio passare tutto il tempo per vedere il funzionamento normale del nostro timer. Ok. Vado a resettare. Ovviamente non riparte se prima non tolgo il segnale e lo faccio ripartire. Anche in questo caso è meglio non utilizzare come simulazione un interruttore, ma facciamo un pulsante. È normalmente aperto, un NA, e faccio così anche da quest'altra parte, contatto normalmente aperto. Ok. Adesso vado a mettere la ritenzione, anzi no, scusate, per adesso vediamo cosa succede se nel caso dovesse mancare la corrente elettrica. Eccolo qua, vedete, riparte, facciamo così che si vede meglio, vedete siamo a 2 secondi, 3, manca la corrente, TA mi dice 0 secondi, ritorna, il PLC ritorna in run e riprende da 0, ma devo anche farlo ripartire. Bene, vediamo invece cosa succede se lo metto a ritenzione. Applica e ok. Bene, facciamolo partire. Ah sì, sim, facciamolo ripartire. Eccolo qua, vado a togliere l'alimentazione, vedete che si ferma a 3,97, ritorna la tensione, la corrente e riprende la sua. (9,64). La sfida è chi si ferma prima del 10. Eccolo qua. Abbiamo visto quindi questo modello. Adesso possiamo provare anche un altro contatore invece di questo qua. Tolgo la simulazione. Posso prendere un ritardo all'accensione, tanto ma comunque funzionano accensione ritardata, funzionano tutti nella stessa maniera. Tolgo questo è il senso della ritenzione, metto questo qui ad accensione ritardata dove non c'è bisogno del reset. Andiamo a farlo mettiamo i parametri, ecco in questo caso facciamo un po' meno, 5 secondi, ok? Questa accensione ritardata significa che quando lo premo, quindi meglio l'interruttore, dopo il tempo si accenderà l'uscita. Però questo ha bisogno che sia un contatto continuo, quindi metto come simulazione un interruttore. Bene. Andiamo a riprovare, questo è il funzionamento normale senza ritenzione, vado ad eliminarlo e riprende da 0. Riprende da 0, qui non c'è bisogno del reset perché manca l'ingresso del reset. Se invece vado ad impostarlo a ritenzione, otteniamo lo stesso risultato che abbiamo visto sull'altro tipo del nostro timer, scusate, stavo riflettendo su un'altra cosa. Eccolo qua, tolgo la corrente, 2,53, ritorna, 3,92, ovviamente bisogna rilanciarlo. Eccolo qui. Potremmo provare un po' con tutti i nostri timer, ma abbiamo capito di cosa si tratta. L'altra cosa che volevo farvi vedere è il contatore. Eccolo qua, non abbiamo come il nostro
PLC S7200 per il conteggio avanti e il conteggio indietro, oppure per avanti e indietro, abbiamo già quello direttamente che può andare in avanti e indietro, conta up, conta down. Questo qui serve per contare in avanti. Prendo altri ingressi dove questo qui, il 2 lo metto qua, serve a cambiare la direzione, cioè invece di andare in avanti torna indietro. E per quanto riguarda poi il reset, ne prendo un altro ancora, lo metto qua. Questo è il reset, facciamo anche una cosa, questo che lo chiamano reset. Questo qua mettiamo contatore in su, up. E questo qui contatore down quando siamo giù di corda, non stiamo bene. Andiamo ah sì, se non lo collego non succede un tubo. Eccolo qua. Sim. Devo mettere ovviamente i conteggi, ma che bravo. Allora on metto 10, no, 100 no, che non finiamo più. E off anche qui mettiamo 10, ma ovviamente le combinazioni possono essere tantissime. Facciamo così. Adesso faccio in modo che questo qui sia un tasto, altrimenti non ne veniamo più fuori. Bisogna accenderlo e spegnerlo sempre. In simulazione invece questo diventa un monostabile, molto più semplice. Allora 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, manca la corrente, eccola qua, e riparte da 0, 1, 2, 3, stella. Passiamo adesso invece alla ritenzione, il blocco abilitiamo la ritenzione e ovviamente succede il fenomeno è lo stesso del nostro timer. Siamo a 5, anche l'alimentazione, veramente eravamo a 6, ok, ritorna, sono ancora a 6, resetto, sento che il resetto non va avanti, eccolo qua. Bene, quindi questo è l'uso della ritenzione su questi nostri blocchi. L'applicazione di questo aspetto della ritenzione può essere utile in moltissimi aspetti della nostra programmazione. Questo era semplicemente per vedere che è possibile rendere alcuni blocchi a ritenzione. Per quanto riguarda poi gli esempi pratici e le applicazioni, lascio alla vostra fantasia. Vi ringrazio per la visione del video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciatemi un like. Iscrivetevi al mio canale dove trovate moltissimi altri argomenti. Arrivederci al prossimo video.